Ciao a tutti! Allora, oggi andremo a vedere come si mandano le email di spoofing. Ragazzi, le email di spoofing. Però premetto subito una cosa. Provate solo su voi stessi, perché queste attività, vi ricordo che sono illegali e in quanto tali non vanno effettuate senza le dovute autorizzazioni per non incombere in problemi eventualmente legali. Allora, l'idea dove nasce? Come molti di voi forse hanno ricevuto qualche email da banca, Intesa, Unicredit, Poste, eccetera, eccetera. Ora, come si sgama l'email tarocca? L'email tarocca si sgama subito perché guardi l'indirizzo e c'è scritto poste italiane @pincopallino.com.pincopanco eccetera eccetera, che insomma è poste.it, il sito ufficiale. Ma cosa potrebbe mai succedere se tu ricevi un'email di spam, di phishing con poste.it? A quel punto non c'è più scampo, perché il dominio è giusto. E se tu la ricevessi da Amazon.it, anche lì il dominio è giusto. O se la ricevessi da altri siti? Bene, in questo video andremo a fare un piccolo esempio su un sito internet di una marca di caffè famosissima per farti vedere quanto è semplice. Ti spiegherò i pro, i contro di questa cosa, soprattutto ti farò notare alcune cose, ma a prima vista l'email è perfetta. È perfetta. Per prima cosa andiamo su ChatGPT, perché ci serve il codice. Allora, gli scriviamo a ChatGPT, give me PHP code that allowed me to send email, e ChatGPT mi presenta il codice, che eccolo qua. Poi da questo codice io ho bisogno di fargli fare qualche modifica, quindi can you modify the code above to allow me to send, not to send, to set the sender and name. E questo è il codice. A questo punto io vado a prendere il codice semplicemente cliccando qui copia. Poi questo è il sito internet di CrazyNet, che al momento, come vedi, non funziona perché era un test che ho fatto, però comunque carica la pagina. Ed ecco qui il sito il blog di CrazyNet. Bene, dentro la directory http docs, in questo caso, io vado a creare un file che si chiama send.php. Quindi vado qui su option e chiaramente poi dipende che dominio usi. Io uso il dominio cloudaccess.net, ma puoi usare un qualsiasi dominio. Se hai un dominio a pagamento è meglio. Un dominio intendo lo spazio web. E lo chiamo send.php ed ecco il nostro file. Poi, una volta creato, che eccolo qua, io lo vado a editare e ci vado ovviamente a incollare il mio codice creato da ChatGPT. Allora, qui metto l'email, o in questo caso qui metto l'email della persona a cui io voglio raggiungere, quindi chi la riceve, e ci metto in questo caso la mia email valerio.lollini@gmail.com. Sender, qui metto invece l'email della persona che io voglio impersonare e io ci scrivo servizio clienti chiocciola e la marca
di un caffè famoso. Poi sender name John Doe. John Doe, per chi non lo sapesse, in inglese vuol dire sconosciuto. E ci metto servizio clienti. Poi qua è passata una macchina. Poi qua metto invece il subject, il subject, e ci scrivo il subject. Per esempio pacco regalo per te. Qui testo. Ora, su questo testo io posso scrivere qualsiasi cosa e anche mettere link, perché lo scopo ovviamente è indurre chi riceve l'email a cliccare un link per scaricare un programma, per collegarsi a qualcosa, eccetera, eccetera. Salve, salve Valerio. Oh, hai vinto un buono per una fornitura di caffè di un mese. Clicca sul link per ricevere il buono. Punto. E faccio salva. Quando avrà fatto il salvataggio, vado qui su CrazyNet /send.php, premo invio e se tutto va bene lui mi dirà che l'email è stata inviata con successo. Nel frattempo vedi qui email sent successfully. Vado su Gmail, sul mio account Gmail, che ora ti faccio vedere. Dammi soltanto un attimo. Eccolo qua. Allora, come vedi è nella cartella spam. È nella cartella spam perché in questo codice che io ti ho fatto vedere adesso manca un piccolo particolare che per ovvie ragioni non mostro, proprio per evitare che qualcuno sia indotto in tentazioni, come dire, non proprio lecite, però ChatGPT ti può dare una mano. Come vedi, servizio clienti, pacco regalo per te. Salve Valeria, ha vinto un buono per una fornitura di un mese, bla 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 bla. Servizio clienti, la marca del caffè famoso e l'email è perfetta. Ora, tu potresti maliziosamente pensare che dici, vabbè, allora lo posso mandare anche con l'INPS, le poste, le banche. Allora, come poter vedere se un sito è vulnerabile a questo attacco? Allora, andando su questo sito internet, vedi, io ho già provato. Andando su questo sito internet, easydmark.com, io scrivo per esempio un sito internet, poste.it, e come vedi qui c'è 2 su 10. Quando vedi questo cosino rosso vuol dire che il sito non è vulnerabile allo spam. Poi chiaramente posso provare anche con altri siti. Io avevo provato con Poste, Ministero, poi vabbè, siti tipo Polizia, Carabinieri lasciate perdere perché oltre a essere molto pericoloso comunque sono protetti. Però se io provassi con un altro sito internet, per esempio, guardiamo un po'. Con Aeroporto di Roma, per esempio. Il sito dell'aeroporto di Roma è adr.it. Mazza che ecco, questo già me lo marca come warning. Attenzione, questo potrebbe essere soggetta a spoofing. Quindi io mando un'email
con l'email dell'aeroporto. Ora, in questo caso io non la manderei a me stesso, ma se io conosco che Tizio lavora all'aeroporto o il CEO dell'aeroporto, io posso impersonare il CEO dell'aeroporto, che scrivo al servizio Pinco Pallino e quello ci crede. Ti voglio far notare una cosa che a prima vista non si vede. Allora, a prima vista non si vede, ma ti faccio vedere. Qui abbiamo il nostro messaggio con il famoso sito della marca del caffè e vedi qui che c'è scritto via lamp130cloudaccess.net, che è il sito internet, è l'host dove in questo caso io ho usato per mandare l'email. Ecco, non si può ovviare a questo problema. Questo problema però è visibile solo se lo scarichi cioè se visualizzi l'email dal web browser, in questo caso Gmail, perché se lo scarichi da Outlook non si vede. Te da Outlook vedrai il nome servizio clienti, chiocciola, la marca del caffè famoso, e poi dovresti andare nel body dell'email, ma te immaginati, insomma, quello vede l'email del CEO o di uno, del direttore o del manager, vai a indagare tanto, vedi che il sito è quello, l'email è legittima, te ci abbocchi. Ecco, questa è una tecnica per esempio di spoofing, quindi dovete sempre porre attenzione anche se ricevete l'email dal vostro padre dove vi dice che gli serve, sempre verificare, perché come vedete è molto facile trarre in inganno le persone. Ora, questo problema però si può risolvere, si può risolvere grazie a l'implementazione dell'autentificazione in questo caso del sender, dell'SMTP, quindi per lo spoofing. Con l'autentificazione questo problema non si verifica. Ecco, se ti è piaciuto il video lascia un mi piace, se hai commenti ovviamente lascia un commento, e se non sei iscritto al canale iscriviti al canale, e se vuoi puoi sempre entrare, sei il benvenuto sul gruppo Telegram che trovi in descrizione. Cioè, i link di questo sito lo trovi in descrizione. Ciao e al prossimo!